Il nuovo manuale dei mostri 2024 di Dungeons & Dragons. Una volta aperto il manuale si capisce subito, non è una rivoluzione, è un aggiornamento importante, certo, pensato per migliorare e consolidare quello che già c'era. Con 500 mostri in 384 pagine è il manuale dei mostri più grande di sempre nella storia di D&D. Quasi 60 pagine in più rispetto all'edizione del 2014. Ogni scheda è più chiara, le statistiche aggiornate, i comportamenti dei mostri sono spiegati meglio. Le illustrazioni? Coloratissime, vivaci, quasi supereroistiche. Molto diverse dal tono dark fantasy della terza edizione. Una scelta che può piacere o no, ma sicuramente si fa notare. Fin dalle prime pagine si nota la cura per la praticità. Il manuale spiega come leggere le schede, come calcolare l'esperienza e come integrare i mostri nelle campagne. Insomma, è pensato per semplificare la vita ai DM, sia veterani che neofiti. E l'organizzazione interna è ottima, devo dirlo. Dalla pagina 374 in poi i mostri sono ordinati per tipo, grado di sfida e habitat. E sì, tornano anche i nomi classici come Beholder, che finalmente non si chiamano più omnivedenti. Dal punto di vista tecnico il manuale è solido, ben stampato e piacevole da sfogliare. La grafica è pulita, i punti chiave evidenziati e tutto è pensato per trovare le informazioni in un attimo. E adesso arriviamo al cuore del manuale, ovvero i mostri. In generale sono più forti rispetto alla quinta edizione, non di molto ma quanto basta per bilanciare il fatto che anche i personaggi della nuova edizione sono diventati più versatili. A livelli bassi le differenze si sentono poco, ma salendo di grado di sfida il divario aumenta. I mostri richiedono più strategia, più attenzione e questo rende gli scontri più tesi e interessanti. Tra le nuove aggiunte spiccano mostri come il Signore delle Mummie, i Solar e il Cataclisma Elementale, davvero spettacolari e letali, perfetti per chi ama le sfide epiche. Insomma, un bestiario aggiornato, coerente e stimolante che riesce a unire continuità e novità senza stravolgere nulla. C'è però una scelta che farà discutere: l'assenza di alcune razze iconiche come orchi, nani e drow. Queste creature non hanno più una scheda dedicata, ma vengono sostituite da versioni più generiche da adattare o, come dicono gli americani, da reskinnare. Per esempio, i cultisti immondi prendono il posto delle matrone madri drow, i bruti sostituiscono gli orchi e i cultisti fanatici rimpiazzano gli occhi di Gramsci. È chiaro che Wizard abbia voluto adottare un approccio più neutrale, probabilmente per evitare polemiche su stereotipi fantasy o rappresentazioni sensibili. Personalmente non condivido del tutto questa scelta. Orchi, nani e drow sono archetipi del fantasy e toglierli, secondo me, indebolisce un po' l'immaginario di D&D. Detto questo, le nuove schede generiche sono comunque flessibili e danno al DM molta libertà di interpretazione. Quindi alla fine la vera domanda è: vale la pena comprarlo? Dipende. Se non avete nessun manuale dei mostri, questa edizione è perfetta. Se invece avete già la versione 2014, magari con mostri del multiverso, potete tranquillamente aspettare. In sintesi, un manuale bello, pratico, ricco di creature nuove che migliora senza stravolgere. Perfetto per chi vuole restare al passo con la nuova edizione, meno urgente per chi ha già una collezione ben fornita.